Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z edizione Hachette. Finalmente è arrivata la nuova spedizione con i 4 numeri all'interno. Vi dico subito che c'è veramente tanto materiale. Abbiamo i numeri dal 20 al 23. Prima di tutto volevo ringraziare tutti voi che siete i miei iscritti e le persone che mi visualizzano. Oggi sono arrivato a 4.300 iscritti. Grazie con tutto il mio cuore. E alle persone che non si iscrivono, perché magari semplicemente se lo dimenticano, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Il robot è un'edizione, come ho già detto, Hachette, sarà alto 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche e qui nel punto più alto misurerà 90 cm. Una sola cosa, lo vedremo anche altre volte, mi auguro, speriamo di no. Allora, questa poi è la spalla, ecco qua, che va inserita così. Qui abbiamo i 6 lanciamissili. Mi auguro soltanto che poi non si veda questo snodo, perché qua poi abbiamo l'avambraccio. Questo è il muscolo con la parte sopra, diciamo, ecco, chiamiamola così, come se fosse un corpo umano, ecco. E perché non è bello da vedersi, eh? Qui, per esempio, non si vede, perché non c'è. Probabilmente, mi auguro, ci forniranno anche di un altro tubo, questo, chiamiamolo tubo, questo pezzo di braccio, dove non saranno presenti i 6 missili e non si vedrà questa brutta articolazione. Speriamo. Lo vedremo, dai. Allora, iniziamo a dare un'occhiata al primo fascicolo. Chi mi segue lo sa. Michele ama far vedere tutto quello che è il contenuto e darvi anche la possibilità di leggere. Ho ripetuto perché mi dimentico sempre che quando cambio gli ingrandimenti, vedete? E faccio questa operazione mentre parlo, non mi registra la voce. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. È una collezione veramente ricca di contenuti e poi ha una struttura che non ho mai visto niente di così potente, ragazzi, veramente. Sto sentendo qualcuno che sta grattando. Questo è il mio gatto che è entrato di soppiatto e io non me ne sono accorto. Il problema è che io dietro ho anche altri modelli. Adesso devo mettere la pausa, altrimenti non mi basta tutta la colla che riuscirò a trovare in casa per riparare i danni. Un attimo solo. Il mio Michelangelo, così si chiama il mio gatto tigrato europeo di poco più di 2 anni, un gatto arancione, è stato tradito dalle sue stesse unghie. Allora, torniamo a noi. Dicevo che ha una struttura meravigliosa, non hanno proprio lesinato in nulla.
io sono più che sicuro che i soldi che spendiamo e spenderemo in questo oggetto sono soldi spesi benissimo. Guardate, questo qui è un altro disegno di Go Nagai, il creatore di questi robot. Questo è quello che troveremo nella prossima uscita. Andiamo a vedere. Abbiamo l'articolazione della spalla destra, che niente è che la stessa cosa, ovviamente questa è la sinistra e questa è la destra, è la stessa cosa che abbiamo montato nell'altro braccio. Eccola qui, alla fine sarà questa. Questi sono i pezzi, questo è tutto in zinco presso fuso, questa è la boccola in silicone e questo invece è, cosa ci dice? È stirene ad alta resistenza. Abbiamo un OR, eccolo qui, che poi andrà messo una volta che attaccheremo tutti e due i pezzi qui. Bene, passiamo al numero 21. Anche qui si ripete quello che abbiamo montato nel braccio sinistro. Abbiamo i lanciamissili, 6 lanciamissili. Poi alla fine, se il video non è diventato troppo lungo, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 20, no, chiedo scusa, fino al numero 19, poi ci salutiamo. Intanto voi che non vi siete ancora iscritti, sempre che ne avete piacere, potete iscrivervi, Fate una cosa buona e giusta per Michele, E seguitemi anche, e questo ovviamente lo dico a tutti, perché poi andrò a fare i video dei 4 numeri che adesso stiamo guardando. Sto facendo diverse collezioni e devo dire che per ognuna di queste sono davvero soddisfatto. Qui adesso sto dedicando più tempo per la ragione di cui parlavo prima, della quale vi parlavo prima, proprio per evitare poi, quando farò il video della sessione di montaggio, di farvi rivedere nuovamente tutto il fascicolo. Come potete vedere, qua iniziamo l'avambraccio. Io ho sempre un po' il terrore che ci siano dei difetti di verniciatura, anche se devo dire che pur mancando di fatto un controllo qualità in ogni azienda dove sto costruendo dei modellini, perché ci sono dei difetti così evidenti che insomma ci fosse un controllo qualità verrebbero immediatamente scartati. Però devo dire, per onore del vero,
che non ho mai avuto problemi con nessuna di queste aziende. Ogni qualvolta io abbia richiesto per un oggettivo difetto, chiaramente, no? Presentando almeno due foto, una foto, due foto del pezzo difettato, elencando la collezione che sto facendo e l'uscita, e con il nome e cognome. Mi hanno chiesto anche il codice di inviamento postale, perché molte volte ci sono dei problemi e non riescono a vedere le iscrizioni, così mi hanno detto gli abbonamenti, quindi ecco, mi hanno chiesto tutto. Non ho avuto mai problemi di ciò, perché mi hanno sempre sostituito, però è una noia perché devi chiedere tutti i pezzi. Ecco qua. Abbiamo una pellicola protettiva, meno male, pensavo già fosse rovinato il pezzo, invece è semplicemente un po' di collante che è rimasto della pellicola. Questo sembra bello. Come non detto, ragazzi, guardate qua. Come non detto, appena adesso ve l'ho detto, guardate. Ditemi voi, se ci fosse stato un controllo qualità, secondo voi questo sarebbe passato? È ovvio che no. Mi dà molto fastidio, mi manderanno un altro pezzo, ma cosa vi devo dire? Sicuramente chiedo la sostituzione, non ci penso neanche. I miei soldi non sono fallati e quindi abbiamo metà del braccio destro in zinco presso fuso, poi abbiamo questo che è stirene ad alta resistenza, qui abbiamo la boccola, qui abbiamo le 6 lamelle che poi vanno qui dentro, questo poi va posizionato così e alla fine di tutto il pezzo sarà poi questo, eccolo qua. Una volta montato sarà questo. Ovviamente questo è il braccio sinistro che abbiamo montato l'altra volta e questo è il destro. Uscita numero 22. Mi sto già preoccupando. Quando vedo questi pezzi grandi metallo verniciati, vedete che alla fine purtroppo ho avuto ragione un'altra volta. Ecco, sono quelle volte nelle quali non vorrei avere ragione. Ricordatevi anche, qui avete un promemoria che vi fa vedere tutte le linee che significato hanno e i colori, vedete, si ripete ad ogni pagina. Qui infatti abbiamo il tratteggiato e qui ti dice innesto a secco, vuol dire senza collante. Qui è come in biblioteca, ragazzi, silenzio assoluto. Chissà quanti di voi diranno: Michele, ma perché non metti una musica? Non sono capace, ragazzi. È mai facile. Ogni cosa che si sa fare è facile per quelli che la sanno fare. Altri due bozzetti di Gonagai e questo è il prossimo numero, il 23, che andremo a vedere dopo.
Dai, dimmi che non ha difetti questo pezzo. Dimmi che non ha difetti. Ma guardate ragazzi, ma non... niente, non sono proprio capaci di farli, cioè... non è possibile. Non so se riesco a farvelo vedere, un attimo solo. Qua guardate, si vede? Non lo so, è tutto pieno di questi puntini di sabbia, tipo sabbia, ma scherziamo, ma non esiste proprio. Subito sostituzione, ma mi devono anche chiedere scusa perché è una rottura ogni volta andare a fare le email e mi rimandate il pezzo, ma scherziamo, ma non accettate i pezzi fallati, non li accettate, datemi retta, i soldi vostri sono buoni, non sono fallati. Mi dà fastidio perché non è possibile, scusatemi lo sfogo, non è il primo che faccio, ma non è possibile, intendevo sfogo, non è il primo che faccio, non è possibile che non guardino assolutamente i pezzi. Io non posso ricevere i pezzi e andare a vedere che uno manca un po' di vernice, l'altro invece è rovinato. Mi dà fastidio, mi dà troppo fastidio. Qui abbiamo questi che sono in policarbonato e sono le metà giunzioni, poi così diventano un pezzo ovviamente unico dell'avambraccio sinistro, che poi vado a ordinare il pezzo, me lo spediscono, ma siamo sicuri che mi arriva poi non fallato, perché mi è successo anche questo. Boccola in silicone. Queste boccole in silicone vengono messe perché poi c'è lo sgancio rapido, quindi non sono fissate permanentemente le parti, gli arti, chiamiamoli così. Questo qui è l'alloggio dei magneti in policarbonato e questi sono i magneti, dovete averne due. Eccoli qui. Comunque, eccoli. Via anche questo. Numero 23. Devo andarla a vedere subito perché poi mi arrabbio ancora di più. Devo andarla a vedere subito. Ecco, questo è perfetto, ma così deve essere. Ma scherziamo? Meno male. Già mi stava venendo la febbre. Questa qui è questa è la base del polso sinistro in policarbonato. Ovviamente abbiamo tutte le viti in ogni confezione che abbiamo visto, anche quelle precedenti. Questa parte qui questo è il giunto sferico del polso sinistro. Vi ricordate la boccola in silicone, quella che vi ho fatto vedere prima? Ecco, questo si inserisce poi all'interno, viene bloccato qui e si inserisce all'interno.
abbiamo quasi finito. Ah, che bello questo, mamma mia, che spettacolo. Sono tutti belli, ma guardate questo, che meraviglia. Sempre Gonagai, eh. E questo si riceverà poi nell'uscita numero 24. L'articolazione del gomito sinistro. Ecco, vedete, guardate, guardate poi anche voi se sono io che dico delle cose campate in aria. Vedete, questo è il giunto poi che fa piegare il braccio, l'avambraccio attaccato al braccio di Mazinga Z. Però qua non si vede, a meno che non sia da questa parte interna, potrebbe essere che poi è un po' coperto, probabilmente magari all'interno e non si vede, allora va bene, perché se si vede il giunto così è veramente antiestetico. Ecco, guardavo qui, qua non si vede proprio. Boh. Non vorrei che questo fosse, sapete, quel pre-progetto, quello che fanno prima, no? Prima di commercializzarlo, e poi invece di fatto ha la cerniera qua, perché sarebbe bruttissimo. Mi auguro di no. Bene, abbiamo finito anche di vedere questo. Sto pensando se farvi vedere anche tutto quello che ho montato fino all'uscita numero, fatemi leggere, l'uscita numero 19. Ve lo faccio vedere, dai, un po' velocemente, poi ve lo farò vedere meglio negli altri video di montaggio. Questa è la parte superiore, ovviamente si capisce. Qui poi andrà la testa, così. Un attimo che devo regolare il cavalletto qui. Ok. Che meraviglia. Guardate soltanto quello che abbiamo sotto. Abbiate cura di questo, perché contrariamente a quello che si poteva pensare, cioè che era semplicemente quello che ci era stato fornito per poter testare le luci, in realtà questo è quello definitivo che poi alimenterà il Mazinga e verrà messo qua dietro, penso, qua dietro. Ok, quindi mi raccomando, abbiamo le due spalle, questo che abbiamo visto prima, Koji Kabuto, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui. Questo è quello che poi andrà
nell'overbuilder sopra la testa. Queste sono le due punte metalliche, vi ho già spiegato la differenza tra queste e queste. Qui abbiamo le due ali basculanti dell'overbuilder con le eliche che saranno funzionanti grazie a due micromotorini come quelli che vengono montati negli spazzolini da denti, quelli che vibrano. Così, no. Ecco. Un giorno poi, quando arriveremo al punto di dover montare le eliche, sicuramente ci verrà detto: si possono montare sia in questa maniera che in questa maniera, ma solo una è quella corretta. Ma lo vedremo poi. Abbiamo l'altra mascherina, che a differenza di questa, non so se si vede, ha gli occhi meno trasparenti. Questa li ha più trasparenti perché va messa insieme a queste antenne che si illuminano con raggio congelante. Però ovviamente qua andrà un'altra mascherina dove mancherà la parte metallica per poter usare qui questa nebulizzazione, questo effetto speciale meraviglioso. Ecco, questo è più vicino all'anime, che va insieme a queste due qui che sono in metallo. Vediamo, penso di aver preso tutto. Se mi sono dimenticato di qualcosa abbiate pazienza, ma ecco, diciamo che per aver montato 19 uscite c'è veramente parecchio. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie veramente ragazzi con tutto il mio cuore. Ho superato i 4.300 iscritti e questo è solo grazie a voi. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, rimanete con me perché vado a preparare gli altri video di montaggio. Ciao a tutti!